Bentornati qua sul canale su Formula 1 Manager 23 con la nostra amata rossa di Carlos Sainz e Leclerc. Allora, eravamo arrivati al momento della gara. Penso che ci fosse prima la sprint, ma non ne sono sicuro. No, gara, proprio gara palese palese. Bene, bene. Allora, dice che la gara è serena, non c'è la pioggia. E ok. Siamo in gara, partiamo secondi e quarti. Ok, secondi con Sainz, quarti con Leclerc. Andiamo avanti. Nel corso di una gara, un singolo set di gomme si usura completamente. Dovremo quindi rientrare Ok, per sostituirle pit stop, almeno va bene. una volta per pilota. Considerato che ogni pit stop ha un costo in termini di tempo, è fondamentale analizzare la situazione. Allora, Se preferisci, puoi impostare. sì, fammi fare. Con Leclerc che parte Il quarto. weekend la squadra redigerà varie strategie, tra cui qui puoi esaminare le diverse Ok, strategie suggerite. quindi mi consigliano alcune strategie. Oppure possiamo creare da zero, ma onestamente non lo farei perché al momento non sono abbastanza esperto del gioco. Allora, bene o male tutte le due strategie, tutte e tre strategie sono molto simili, onestamente. Forse la più aggressiva è questa, che ti fa fare meno 1 minuto e 23. Parti con le soft, soft e medium. Ci potrebbe stare, ma se uno partisse, scusatemi, se uno partisse con le soft, ha un buon ritmo. Poi le hard, tipo non so, al giro... Al giro 25. Cosa succede? Che poi le hard potresti far pure così. Ok. Allora. No, alla fine la migliore è questa. E dico loro. Ok, ok, va bene, scusate. Ci ho provato, Quindi Leclerc con questa strategia. Assetto auto 82%, mentre 74% Carlos Sainz. Sainz, io farei una strategia differenziata. Onestamente, perché sennò si fermano allo stesso momento ed è un po' un casino. Questa strategia ci può stare la seconda, secondo me. Sì, se no dopo si scontrano, diciamo. Perché Sainz parte terzo? Non era secondo? Cosa mi stanno nascondendo? No, c'è qualcosa che non va. Ma era secondo Sainz, no? No, no, c'è qualcosa che non mi quadra, ok? Ma va bene, ma va bene. Qui a Sakir i riflettori sono Per forza, va bene. pronti per questi 57 Vabbè, giri qui sul comunque la circuito. grafica devo dire che, a parte i personaggi che, Sainz molto vabbè, determinato si prepara hanno sulla modelli un linea. po' discutibili, nel complesso le macchine sono fatte abbastanza bene, I modelli sono veramente Andiamo a brutti. scoprire cosa succederà Cioè, oggi perché promette scintille. ragazzi, la nostra prima gara in Formula 1. Eccoci qui al Gran Premio del Bahrain. Siamo dietro alle Red Bull. Ma non era vero, Perez era terzo. Scusatemi, Spengono le luci e Me l'hanno... Mi hanno fottuto, ragazzi, mi hanno fottuto. Perez era terzo. Ma Sainz subito va per il secondo posto? Ce la fa? Ah, ai ai ai. Quasi un contatto con Perez. La Red Bull va. La Red Bull va, raga, cioè. Perché Leclerc ha perso su Alonso? A Leclerc, dai, No, non ce la può fa. Non ce la può fa, Leclerc. Ma il... un secondo, stavo guardando una cosa. Ma fa tutto in automatico? La variazione del passo gara monitora costantemente le condizioni delle gomme. Perché potremmo fare... Allora, sto guardando una cosa. Non vorrei far cavolate. Se un pilota ha bisogno di un breve incremento di potenza, Ah, aspetta un secondo. il pilota si prepara a un 2.
Assistenza battaglia RS? Giusto, fa da solo in teoria. I controlli del Mentre carburante non fa da solo, mi sa. Non perdere mai di vista il livello di carburante. Sì, ma non ti preoccupare. Fammi fare. Ma le Red Bull sono già volate via, comunque. Io non vorrei dire, ma... Anzi, che c'è bella sta qui, fighissima. Sta camera qua. Ma Alonso mi sta per sorpassare, raga. Disastro. La Aston Martin è potentissima sul dritto. Alonso, vecchio manico, vecchio guerriero, niente. È dura, è dura. Giro veloce per Perez. Attenzione, Perez, giro veloce. Forse potrebbe essere l'unico modo nel videogioco di vedere Perez che supera Verstappen. Cioè. Ma cosa fa Leclerc? No, niente, Leclerc non c'è. Leclerc non c'è. L'ho visto il sorpasso. C'è Stroll che sta indemoniato. L'Aston Martin sta indemoniata. E Leclerc sta per prendere Sainz. Vabbè che Leclerc ha le gomme rosse, ci sta. Sì, però che brutta roba che sto vedendo. Bandiera gialla, che è successo? Non si sa. Andiamo un po' veloci, ragazzi. Hülkenberg. Cosa ha fatto Hülkenberg? Vabbè, sto casino per sta roba qui. Facciamo le cose molto veloci, giusto per... Vediamoci Vediamoci solamente i momenti più... Perché Hamilton è quinto? Scusate, mi sono perso qualcosa. Sorpasso a Sainz, ma anche a Leclerc. Ah, in curva proprio. Ammazza, raga, ma come si è messi in Ferrari? Ma è greve la situazione qua, eh. È veramente greve. Ma non ci siamo per niente al mondo. Sesto e settimo. Sesto Leclerc che supera Sainz. Incredibilmente. Quinto Leclerc. Attenzione. Oh. Ma fa vedere una cosa. Ma fammi vedere. Ma vediamo il sorpasso di Leclerc su Hamilton. Bellissimo. All'interno così. Non so se ha preso DRS Leclerc. Ma qui lo risupera. Ah, però è Leclerc DRS. È il DRS Leclerc. Che cazzo sto a dire? Ah, però sta aumentando la fiducia pilota. Anche Sainz supera Hamilton. Quindi durante la gara può aumentare la fiducia del pilota rispetto all'assetto. Se non dico una cavolata. Ammazza, che trittico che c'è di Sainz, Hamilton, Leclerc. Ormai Sainz tampona Leclerc, ma dettagli. Comunque, sorpasso avvenuto. Ok, siamo solo al giro 5, già tante emozioni, già tanti casini. Sperando che le Aston Martin cedano un po' il passo. Devi risparmiare le gomme, ma come devi risparmiare le gomme? Ma qual è il problema? Scusatemi, No, c'è qualcosa che non va, Ma le gomme vanno benissimo, ma che stai a dire? Ma le gomme vanno benissimo. Sono le Aston Martin che comunque sono abbastanza veloci, ma non troppo, perché non scappano. Anzi, Leclerc le sta raggiungendo dall'onboard che vedo io, scusatemi, ci siamo arrivati, Comunque sta telecamera è meravigliosa, raga. Ma ne vogliamo parlare? È veramente meravigliosa. Sainz è un pochino più indietro, con gomma gialla. Leclerc è ancora messa bene la gomma rossa all'ottavo giro, Vabbè, ormai le Red Bull sono già a 6 secondi, raga. La battaglia è con Aston Martin, non c'è niente da fare. Quest'anno mi sa che la Red Bull volerà. Il trucco, il segreto per mantenere una buona posizione in classifica sarà la costanza dei risultati e non fare poi DNF o autoscontri. Attenzione, in 3 per un posto, per il terzo posto, per il podio, in 3. Leclerc, come l'ha presa Leclerc, raga? Come l'ha presa Leclerc? Ma ne vogliamo parlare? Leclerc è indemoniato. Ha fatto un sorpasso
Incredibile Leclerc. Attenzione, era Alonso? Pensavo fosse Stroll. Stroll terzo. Oh, Leclerc gli sta dietro, eh. Alonso ha perso un po' di passo. Mi sa che le Aston Martin hanno forzato un po' troppo l'inizio sulle gomme e ora stanno risparmiando. Me sa di sì, eh. Me sa di sì. Vediamo un po' che succede. Terzo Leclerc, ragazzi. Terzo Leclerc. Questa inquadrata è la curva 11. Bellissimo, dai. Di DRS poi alla fin dei conti. Bellissimo, DRS. È passato facile facile. E Sainz invece? Sainz sesto, sorpasso fallito. Però comunque è lì. Con dietro Hamilton e ottavo Russell. Intanto Leclerc è sul podio. Molto bene, molto bene. Quinto Sainz, sorpasso su Alonso. Questa è la Ferrari. Di DRS sul rettilineo. Le Aston Martin stanno perdendo di prestazione, eh. Come vi avevo poi anche preannunciato prima, vedendo un po' il loro passo. Ma anche le Red Bull stanno perdendo un po', perché 5 secondi 3. E prima era un po' di più. Era 6 secondi qualcosa. Con che ha fatto? Un bloccaggio, ho detto, ho sbagliato. Sì, un bloccaggio. Dove va? Dove va? Ho detto che Stroll mi ha risuperato. Quando è successa questa cosa? Terzo Leclerc. Leclerc si riprende la terza posizione con Sainz molto staccato. Ma Alonso che fine ha fatto? Scusatemi, eh. Dov'è Alonso? Ah, là dietro. Che battaglia con Sainz. Stroll è indemoniato. Stroll è incattivito. Quinto Sainz, terzo Leclerc. Non sarebbe malissimo. Alonso, bloccaggio. Alonso, bloccaggio è importante per la nostra classifica costruttori. Dove va? Alonso, dove vai? Vabbè, però ha perso tantissimo Alonso, eh. Ha perso 2-3 posizioni almeno. Infatti è decimo addirittura Alonso. Hamilton sorpasso a Sainz. Cosa? Ok, questa che vediamo è la curva 12. Decide di provarci. Ah, di DRS. Ma che sorpasso gli ha fatto Hamilton a Sainz? Hai capito Hamilton? Quando imposti una strategia per un'auto, viene Ok, sì, il momento ideale per rientrare, va bene. l'uso delle Vabbè, non ti preoccupare. Allora, possiamo rientrare. Giro veloce Hamilton. Possiamo rientrare ora, però io aspetterei ancora almeno qualche giretto. Vediamo un po', di arrivare almeno al 50% di usura delle gomme. Perché sennò si sprecano giri per il finale, che arrivano meno fresche alla fine. E vorrei evitare questa cosa. Oh, ma Leclerc è vicinissimo a Perez. Leclerc sta viaggiando, raga. Sta per ripigliare Perez e Verstappen, perché sono insieme. Questo è un colpo di scena incredibile. De Vries, problema al box. Qui i meccanici attendono De Vries. Fa vedere. Ah, la gomma. Succede? Non riescono a montare la gomma. Sta zitta tu. La gomma non è montata bene. De Vries perde un sacco di tempo, ma non era nostro contendente. Giro perfetto. Allora. Ok. Non mi serve la lettone nuovo. Allora, nuova. Per forza. Vai. Rientriamo. Leclerc al box. Al giro 20 rientrerà. Ah, Sainz non manca tanto per entrare. Comunque Leclerc era lì con Perez e Verstappen. Ma rientrano anche loro. Attenzione, Leclerc è vicinissimo. Leclerc ha superato Perez ai box. Ma quando è successo, raga? Non me ne sono accorto, ve lo giuro. Secondo Sainz, vabbè, per forza di cose. Non me ne sono mai accorto di questa cosa. 2,6 tempo di sosta. Non è malvagio, non è malvagio. Non è malvagio. Però non me ne sono mai accorto di questa cosa qua, Ok. Ma non me lo fa rivedere, scusate, il sorpasso di Leclerc al box su Perez. Cioè, è una cattiveria. Sainz primo. Sainz primo. Vola Sainz. Però il problema è che Sainz
Ora farà il pit stop e rientrerà almeno quinto, sesto. Giro veloce Verstappen. Verstappen mo' indemoniato. Leclerc è quarto. Che comunque deve ancora rientrare Sainz e Russell. Ci sta. È terzo. No, è secondo. È secondo. Che dico, che dico? È secondo sulla carta, Leclerc. Ma quanto è adesso? Ma scusate, è ancora al 58%. Ancora un po', ancora un po'. Facciamola durare questa gomma. Facciamola durare un po' di più. Verstappen sorpasso su Sainz, vabbè, gomma fresca. La gomma fresca ci sta. Sì, però a Sainz, dai, difenditi un po' di più, che cavolo. Che difesa è? Allora, Leclerc quarto, Perez sorpasso su Leclerc, non ci voleva questa. Di DRS, non ci voleva ragazzi questa. Cosa fa Leclerc? Ma gli andava addosso. Allora, Sainz G 52%, 51%. Facciamo che ora può rientrare ai box tranquillamente. Si può modificare. Ci sarebbe da soft ora. Vai box. Ok. Tempo ai box. 2,7 di sosta. È un po' troppo, è un po' troppo. Rientra settimo. Forse ha perso un po' troppo, mi sa che ha perso un po' troppo. Però ora può, visto che è allungato, può arrivare fino a fine stint. Con questa gomma. E fare un pit stop in meno. Leclerc sorpasso a Perez. Attenzione Leclerc. Charles Leclerc. Che fa un ottimo sorpasso su Perez. E Perez subito si raccoda lì. Pronto a risorpassarlo in caso. Vabbè ragazzi, sta andando alla grande secondo me. No, non mettere paura. Tu non mettere paura, fatti gli affari tuoi un attimo. Comunque Verstappen 9 secondi da Leclerc. Ma di cosa stiamo parlando? Ma è micidiale questa cosa. Sono tantissimi 9 secondi di distacco. Ma sono veramente tantissimissimi. Sainz su Alonso. Sainz su Alonso, incredibile. Chi l'avrebbe mai detto? Sesto Sainz. Settimo Sainz. A Sainz, ma che stai a fa? Eccoci, siamo alla curva 13. Dove l'ha passato, scusate? Che cavolo l'ha passato? Va veloce comunque la Aston Martin nel rettilineo, Stavo guardando una cosa. Tattiche. Vediamo fiducia pilota. Tutti ottima come fiducia pilota, molto bene. Sainz su Alonso ancora. C'è una sfida tra i due spagnoli veramente molto agguerrita. Bel sorpasso, sì. Bel sorpasso. Come ti devo aiutare? A Sainz, e come ti aiuto io? Cosa ha fatto Leclerc? Opzioni box? Ah, fra poco sarà il momento di montare le gomme. Sto guardando un attimo. Adesso, aspettiamo un secondo. Sorpasso di Sainz su Stroll. Attenzione. Attenzione Sainz. Quinto. Allora, seriamo davanti da Aston Martin e Mercedes, va già bene. La Red Bull è già un po' più complessa come storia, Onestamente, è già più complessa. Hamilton, problema ai box, molto bene, molto bene. Per quanto io ami Hamilton, però in questa sfida deve essere importante che ci siano problemi anche per gli altri. Ma c'è un problema con il crick. Che è successo? Quanto ci ha messo, scusate? Ci ha messo tipo un mondo di tempo. Sergeant, bloccaggio, vabbè, non ci interessa. Quarto Sainz. Ancora un po'. Così spingiamo fino alla fine, ragazzi.
Allora, montiamo le medie. E possiamo andare con un ritmo molto sostenuto con le medie, ragazzi, con il box, con il rientro al box. Spero di non... Anche Leclerc si è fermato. Anche Verstappen si è fermato. Sainz è terzo. Attenzione Sainz, che con una strategia un po' diversa potrebbe fare un miracolo. A questo punto io, ragazzi, dico ritmo più alto, aggressivo. Sainz però non ci arriva a fine gara. Secondo me no, non ci arriva comunque. Staremo a vedere. Terzo Sainz, quinto Leclerc. Secondo Sainz, terzo Leclerc. Norris problema ai box. Quanti problemi ai box oggi? Mamma mia, tutti. Ah, non se ne va la gomma. Ma la Red Bull non capita questa cosa. Non sarebbe male, Vabbè, comunque. Sainz secondo, terzo Leclerc. Ma Sainz è impossibile che arrivi alla fine con queste gomme. Onestamente è impossibile. Ma se io li facessi fa 13 giri, ma un'altra sosta, uscirebbe sesto, però con una soft nuova che potrebbe spingere molto. Io, ragazzi, ci provo. Secondo me conviene, raga. Cioè, così non ha senso. Sorpasso di Perez su Leclerc. Molto male questa cosa, molto male. Vabbè, i DRS, ok. Allora, lui è già ripartito. Attacco. Attacco, carburante al massimo. Sfruttiamo un po' di carburante. Andiamo. Bisogna... Quarto Sainz, pure con rientro, con pit stop. Davvero? Buonissimo questa cosa. Strabuona. Le gomme sono troppo calde. Fatti gli affari tuoi, caro. Non è il momento. Secondo Leclerc, sorpasso su Perez. Ok. Decide di provarci. Che sorpasso strano comunque, va bene. Lo sto attento a carburante, perché se no poi dopo andiamo a rischiare di finire senza benza e non vorrei mai. Le gomme invece si possono usurare tranquillamente, di cattiveria, non c'è problema. Ma Verstappen si è fermato? No, perché 12 secondi senza fermarsi mi pare un po' eccessivo. Cioè, niente, Ocon è andato a caro amico di scrivo. Scusatemi, un secondo. Ah, Verstappen è al 69% di gomme. Non penso che si fermerà ormai però. Sainz, giro veloce. Sainz, giro veloce. E anche Perez però, giro veloce. E fa anche il sorpasso. Che malandrino Perez. Che malandrino che è. Beh, bel sorpasso comunque, bel sorpasso. È dura, è dura, è dura. Comunque terzo, quarto non sa... Verstappen testa coda. Attenzione. Verstappen testa coda. No, vabbè, raga. È successo un miracolo. È successo un miracolo. Tutti impazziti. Verstappen non fa questi errori. Non li fa. Comunque va bene lo stesso. E comunque Verstappen è primo. Ha fatto il testa coda ed è comunque primo. Ma qua c'è veramente da ridere. Per non piangere, perché... Ma Sainz è lontanissimo, raga. Allora, manca poco alla fine. Ma mancano 3 giri. Ma che te frega, manca pochissimo, dai, su. Tanto siamo lo stravantaggio su Stroll. Male che vada, finiamo terzi e quarti, non è che moriamo. Ultimo giro.
Ha vinto... Perez è primo? Perez è primo su... Ma veramente? Ultimo giro, ragazzi. Ultimo giro. Per il miracolo Ferrari, ormai Sainz è andato. Leclerc. Può farci sognare, Leclerc. Può farci sognare. Carburante al massimo per l'ultimo giro. Carburante al massimo. Non siamo così distanti, secondo me. Si può fare una cosa buona. Perez primo, incredibile. Con quel testacoda di Verstappen, Perez primo. L'ha ripreso. Oh, oh. Ci avviciniamo a Verstappen, quantomeno. Attenzione a Verstappen. Attenzione, DRS? Ah, però c'era anche Verstappen e DRS, no. C'era anche Verstappen e DRS, maledetto. Maledetto Verstappen. Oh, oh, raga. Oh, oh. Calma, calma. Charles, Charles, vai. Ti prego. Charles. Ma porca miseria. Ma porca miseria, Charles. Oh, Charles, ti prego. Niente, è finita. Terzo. Terzo. No, terzo. Mannaggia. Oh, però, ragazzi, vabbè. Dobbiamo dire grazie al testacoda di Verstappen, però... Perez vince grazie al testacoda di Verstappen, tra l'altro. Incredibile. Beh, Sainz è arrivato anche lui. Ragazzi, terzi e quarti. Non è male. Onestamente, come prima gara ci sta. Secondo me. Comunque, cioè, vicino alle Red Bull, che sappiamo quanto sono forti. Ecco, abbiamo un po' perso nella fase iniziale, secondo me. Lì purtroppo abbiamo perso molto. Stroll, quinto, sesto Alonso. Yuki Tsunoda torna in pista dopo gli eventi della sua ultima gara. Cioè? Per oggi deve accontentarsi. Che ha fatto Tsunoda? L'ultima gara, 0 punti, vabbè. Leclerc. Fatto malissimo Leclerc. Fatto malissimo Leclerc, ma va bene lo stesso. Terzo posto per Charles Leclerc. Bello, bello, bello. Verstappen sarà contentissimo di Perez che vince. Verstappen felice ma fa finta. Ma Verstappen non sembra neanche Verstappen, sembra tipo un criminale. Sembra un criminale, raga, ma che cosa gli hanno fatto a Verstappen? Dov'è il vero Verstappen? Comunque sulle facce devo migliorare un sacco, ragazzi, Quale pensi sia l'atmosfera nella scuderia dopo questa gara? Beh, l'atmosfera deve essere buona. Un buon punto da cui ripartire. Devono continuare su questa strada. Va bene, dai. Il nostro weekend di emozioni. Andiamo avanti. Devo dire che è stata una prima gara intrigante. Molto intrigante. Perez fa il giro veloce. Vabbè. L'unico andato vicino è stato Sainz con 33.010, che è il secondo giro veloce. Vabbè, classifica piloti. Va bene, costruttori siamo secondi, giustamente. Ci mancherebbe. Risultati. Top 10 pit stop. Dove siamo noi, scusate? Non ci siamo neanche, meraviglioso. Ah, ma c'è anche il campionato di pit stop. Non lo sapevo sta cosa qua. Da quando? Non era una cosa giusto per fare. C'è proprio un campionato per i pit stop. Ok. Va bene. Vabbè, comunque 4 milioni presi, 3 milioni e 7 in realtà. Aggiornamento completato. Centro visite livello 3. Ok. Molto bene. Email. Il periodo ATR inizia oggi. Possiamo sviluppare delle componenti. Allora, l'ispezione dei componenti aerodinamici. Ok. Tutto approvato. Ok. Che è successo? Ah, i risultati. Podio gara F2, podio gara F3. Sono molte più cose rispetto insomma, al vecchio F1 Manager 22. Stiamo ancora sviluppando queste cose che fra poco arriveranno. Per la prossima gara dovrebbero arrivare in teoria. Telaio. Allora, il telaio.
Questo telaio qui ne farei almeno 2. Facciamo 4. Però no, costa troppo. Conferma, dai, normale. Okay, direi che ci siamo. Qui possiamo produrre un'altra cosa, giusto? Ok, telaio completato. Andiamo avanti prima perché non vorrei spendere troppi soldi, non si sa mai. Progetto completato, pance laterali. Ok. E ne produciamo sempre 4 circa, normale. Andiamo. Ok. Simulatore di gara fatto, livello 3. Perfetto. No, aspetta un secondo. Allora, auto. Che prima volevo montare le nuove cose prima di vedere cosa possiamo migliorare. Pure il sottoscocca completato. Quindi aspetta un secondo, produci. Facciamo sempre 4, normale. Vai. Quindi in cosa possiamo migliorare? Allora, sottoscocca abbiamo fatto. Pancia laterale, telaio. Alettone anteriore. Vediamo un po'. No. Alettone anteriore. Possiamo fare qualcosa sull'alettone anteriore per il momento. Farei questa cosa qui. Alettone anteriore. Io ci sprecherei almeno 1,5 e 20 ore. Andiamo così. Equilibrato. Ingegneri facciamo 5. E normale. Ok, ok. E un progetto è stato avviato intanto. Allora, altre mail. Prossima gara a Jeddah. Ok. Ovviamente la faremo nel prossimo episodio. Volevo capire se c'era qualcosa da fare. Ci sono altre cose, vero? No. Gruppo propulsore. Ok. No, guardavo se c'erano altre cose. Tra l'altro dobbiamo nelle prove così mettere dei componenti usurati, perché non c'ha senso. Bisogna fare cose fatte bene, quindi dovremo più avanti stare attenti ai componenti, a tutto. Comunque abbiamo 11 milioni, possiamo migliorare qualcosa. Lo sviluppo auto, la fabbrica. Oh no, costa troppo. Ma quanto costa sta roba? Oh. No, costa troppo sta roba qui. Reparto scouting. Simulatore si può fare. Ci dà più aggiornamenti, ecco, in teoria. Ragazzi, io salvo intanto. Comunque mi sta piacendo un botto questo gioco. Veramente ben fatto. Non c'è tanto di più rispetto a F1 Manager 22. Però ci sono dei miglioramenti sostanziali che rendono ancora il gioco più immersivo e più, non dico complesso, però più per per chi conosce veramente la Formula 1. E devo dire che è un aspetto che è intrigante. Secondo me hanno fatto un buonissimo lavoro, perché hanno fatto tutte le cose belle che hanno fatto nello scorso episodio, nello scorso capitolo, scusate, però hanno aggiunto cose molto interessanti. Molto interessanti. Poi lo guarderemo più andando avanti con calma, facendo la serie. Comunque, buon episodio. Terzi e quarti a pochi secondi dalle Red Bull. Leclerc pochi decimi, tra l'altro. Quindi molto bene, molto molto bene. Ragazzi, è tutto. Ci becchiamo al prossimo episodio. Ciao.